Ciao a tutti, nel video di oggi vorrei consigliarvi questo bellissimo libro fotografico intitolato On Set with John Carpenter, personalmente un regista che adoro e ci tenevo a dedicargli un video a questo straordinario personaggio quale è il grande John Carpenter. Questo è un bellissimo libro, ora vi andrò a mostrare alcune delle fotografie contenute all'interno del libro. Qui potete vedere Kurt Russell nei panni di Snake Plissken o Iena Plissken nella versione italiana, e qui Lee Van Cleef, attore molto celebre anche per aver interpretato i film della trilogia del dollaro di Sergio Leone. E dopo vi mostrerò anche altre foto contenute all'interno di questo bellissimo libro, ma parliamo adesso di John Carpenter. Vorrei consigliarvi intanto questi due film tra i miei preferiti del regista, ovvero Fuga da New York e Il seme della follia. Anche questo libro assolutamente non è male, dedicato a John Carpenter, la regia di frontiera di John Carpenter, una monografia completa che esplora in un'ottica originale tutto il cinema di John Carpenter, un percorso meticoloso e appassionato lungo tutta la carriera del cineasta, in cui l'autore esamina da molteplici angolazioni le pellicole carpenteriane, nel tentativo di restituirci il punto di vista del regista sul cinema e sul suo cinema. Questo è un bel libro dedicato a Carpenter. Bene, torno a mostrarvi il libro che vi consigliai già precedentemente, 501 grandi registi. Naturalmente c'è una sezione dedicata anche al mitico Carpenter, eccola qui. In una carriera che abbraccia più di 30 anni, il maestro del terrore John Carpenter può certamente annoverare molti successi. Gli è stata attribuita l'invenzione della versione commerciale dei film splatter con Halloween, La notte delle streghe del 1978, ed ha sperimentato le potenzialità degli effetti speciali al Lattice nella cosa del 1982. Carpenter ha anche dato nuova vita al thriller di azione urbana con Distretto 13, Le Brigate della Morte, e combinato temi di occultismo con un'attitudine scientifica nel Signore del Male. Forse il regista preferito degli attenti fan del genere, Carpenter si è fatto un nome con una serie di grandi successi hollywoodiani. Anche se la sua produzione è alquanto diminuita nel corso degli anni 90, il suo corpus di opere come regista popolare di genere resta sbalorditivo. Nonostante la sua evidente attrazione per storie terrificanti, ha dimostrato la sua abilità a trattare generi diversi come la fantascienza e la commedia. Come molti altri registi, Carpenter ha lavorato più volte con i suoi attori preferiti. Kurt Russell interpreta numerosi suoi film, tra i quali La Cosa, Fuga da New York e Grosso guai a Chinatown. Carpenter è famoso specialmente per essere l'autore delle colonne sonore per i suoi film. Il suo uso di suoni sintetizzati, strani e ripetitivi contribuì notevolmente all'impatto di film come Halloween e Fog. Inoltre la colonna sonora di Halloween ha quasi assunto una vita autonoma grazie al suo status di icona tra gli amanti dell'horror. E a proposito delle colonne sonore, io ho avuto il piacere di vedere dal vivo il grande John Carpenter in un concerto che fece un paio di anni fa nella città di Torino. Andai a vederlo con un mio carissimo amico e fu una serata per me speciale, che conservo sempre nel cuoricino, in quanto poter vedere e sentire dal vivo Carpenter interpretare i brani tratti dalle colonne sonore dei suoi film fu per me un'emozione pazzesca, che ricordo ancora come fosse ieri. Veramente una grande serata, e per me un immenso piacere poterlo vedere dal vivo. In quei giorni fecero anche una rassegna dedicata al cinema di John Carpenter, e perciò ne approfittai per fiondarmi in sala a vedere al cinema in lingua originale con i sottotitoli il film Fuga da New York, e vederlo in sala è veramente qualcosa di spettacolare. Un regista che, come detto, adoro personalmente, uno dei miei preferiti di sempre, e perciò vorrei consigliarvi questi film per cominciare, ma poi naturalmente tutta la sua filmografia: Il Signore del Male, Grosso guai a Chinatown, La Cosa, Halloween, Avventure di un uomo invisibile, insomma tutti i film di Carpenter da vedere. Assolutamente. E intanto anche questo bel libro, se come me amate i libri fotografici, veramente bellissimo, assolutamente consigliato. Vi mostrerò adesso qualche fotografia e vi rimando con questo ai miei prossimi video. Grazie a tutti, alla prossima e lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.